Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. In questo video parliamo della regina indiscussa del mese, la zucca. Oggi infatti vediamo insieme come cuocerla e utilizzarla in cucina. In particolare voglio condividere con voi 3 ricette sfiziose, di cui una dolce, che vi faranno amare questo meraviglioso ortaggio autunnale. Ma partiamo subito dalla preparazione e cottura della zucca. Ho utilizzato una zucca delica di circa 2 kg di peso. Ho scelto questa varietà perché la polpa risulta più asciutta e dal sapore castagnoso, passatemi il termine, e quindi adatta a preparazioni sia dolci che salate. Potete utilizzare in alternativa anche la zucca mantovana, un'altra varietà perfetta per tutte le preparazioni. Ho preriscaldato il forno a 180 gradi e come vedete ho diviso la zucca semplicemente a metà. Ho estratto i semi che farò essiccare perché ho intenzione di seminarli poi in primavera. Una volta ripulita l'interno dai semi e filamenti, dispongo le 2 parti della zucca su di una teglia ricoperta di carta da forno, con le parti interne rivolte verso il basso. Inforno la zucca a 180 gradi, forno preriscaldato per circa 30 minuti. Poi il tempo di cottura dipende dalla grandezza della vostra zucca e dalla potenza del vostro forno. Per verificare la cottura ci basterà fare la prova con una forchetta. Se entra con facilità, infatti, la zucca è perfettamente cotta e la possiamo sfornare. Come vedete si sbuccia benissimo. Una volta tiepida possiamo frullare la polpa della zucca, ottenendo così un purè, che ci servirà per tutte e 3 le preparazioni di questo video. Il purè di zucca o la polpa intera cotta si conservano ben chiusi in frigo fino a 5 giorni e possiamo anche congelarlo. Ma passiamo subito alle 3 ricette con la zucca. Questi sono dei biscotti morbidi alla zucca con gocce di cioccolato, senza né burro né lattosio. Ci basterà unire in ciotola 200 g di purè di zucca, 70 g di olio di semi, 100 g di zucchero di canna, un uovo e per aromatizzare unisco sia una bustina di vanillina sia della cannella a piacere. Mescolo per bene e unisco poco alla volta 250 g di farina 00 e un cucchiaino di lievito per dolci. Mescolo con cura fino a ottenere un impasto sodo ma morbido e leggermente colloso. Termino con 80 g di gocce di cioccolato che incorpora l'impasto uniformemente. Preriscaldo il forno a 170 gradi in modalità ventilato. Nel frattempo, con le mani inumidite, prelevo una porzione di impasto e formo delle palline in questo modo. Dispongo le palline di impasto su una teglia ricoperta di carta da forno, ben distanziate tra loro. Una volta terminate, le inforniamo a 170 gradi in modalità ventilato per 12 minuti circa. Ed ecco i nostri biscotti alla zucca con gocce di cioccolato appena sfornati. Lasciamoli raffreddare completamente prima di toccarli e consumarli. I biscotti morbidi alla zucca con gocce di cioccolato sono un'ottima merenda o colazione, perfetti anche da preparare in occasione della festa di Halloween. Morbidi, umidi e cioccolatosi, questi dolcetti saranno super apprezzati proprio da tutti, anche dai più piccoli. La seconda ricetta che vi propongo sono questi deliziosi gnocchi alla zucca, semplici e veloci da preparare. In ciotola ci basterà unire 230 g di purè di zucca, un uovo medio, una presa di sale, della noce moscata che secondo me ci sta benissimo e mescolare. A questo punto possiamo unire la farina poco per volta. La quantità di farina infatti è relativa e può variare a seconda dell'umidità dell'impasto. Nel mio caso comunque sono serviti circa 130 g di farina.
Mescoliamo fino a ottenere un panetto morbido. Se risulta troppo appiccicoso possiamo aggiungere qualche pugno di farina sul piano. Una volta pronto dividiamo il panetto e formiamo dei filoncini spessi circa 1 centimetro. A questo punto possiamo affiancarli e con l'aiuto di una spatola tagliamo gli gnocchi. Se volete potete rigarli con l'apposito rigagnocchi oppure con una forchetta. Io ho preferito lasciarli così. Nel frattempo ho anche messo la pentola sul fornello e portato ad ebollizione l'acqua salata. Ho buttato gli gnocchi e quando questi sono risaliti in superficie, con l'aiuto della schiumarola li ho tolti dall'acqua. Come condimento invece ho optato per un classico burro, salvia e parmigiano. Quindi ho fatto sciogliere il burro, ho unito le foglie di salvia e gli gnocchi appena tolti dall'acqua. Ho aggiunto un cucchiaio di parmigiano e mantecato. Il formaggio in questo caso ci sta benissimo secondo me, perché dona cremosità e sapidità agli gnocchi. Ho infine semplicemente impiattato ed ecco pronti gli gnocchi alla zucca. Un primo piatto dal sapore avvolgente e super autunnale, adatto quindi a questo periodo. La terza e ultima idea è una ricetta sfiziosissima che può essere un secondo, un contorno o un antipasto. Parlo di queste irresistibili crocchette di zucca dal cuore morbido e filante. Ho unito in ciotola 230 g di purè di zucca, 2 uova piccole oppure una grande, delle spezie, io ho utilizzato un pizzico di aglio in polvere, della noce moscata e dell'origano secco, quindi ho mescolato. A questo punto ho unito anche 2 cucchiai di grana e del pangrattato. La quantità del pangrattato dipende dall'umidità dell'impasto. Nel mio caso ne sono serviti 2 cucchiai e mezzo. Per il cuore formaggioso ho utilizzato del formaggio filante e l'ho semplicemente tagliato a cubetti. Ora che è tutto pronto possiamo formare le crocchette, prendendo una porzione di impasto e schiacciandolo sul palmo della mano in questo modo. Vi consiglio di inumidire leggermente le mani e in questo modo sarà più semplice manipolare l'impasto. Al centro inseriamo un cubetto di formaggio e richiudiamo le crocchette. Possiamo decidere di farle rotondeggianti o dar loro una forma cilindrica come ho fatto io. Terminiamo passando le crocchette nel pangrattato e continuiamo così fino ad esaurire tutto l'impasto. Una volta pronte possiamo friggerle o cuocerle in forno. Io ho optato per la cottura in forno e quindi l'ho preriscaldato a 180 gradi. Ho disposto le crocchette su una teglia ricoperta di carta da forno e le ho infornate per 15-20 minuti circa o fino a doratura. La cottura infatti può variare da forno a forno. Ed ecco pronte le crocchette di zucca dal cuore filante. Guardate che golosità! Sono super invitanti e vi assicuro che piaceranno davvero a tutti, bimbi compresi. Un antipasto carinissimo da inserire anche nel menù di Halloween, non pensate? E anche questo video volge al termine. Spero tanto che vi sia stato utile e che queste ricette vi abbiano ispirati. Provatele e fatemi sapere. Io vi ringrazio per la visione e se non volete perdere tutte le novità iscrivetevi e attivate la campanella. Noi ci rivediamo nel prossimo video, a presto!